Lezione 1. Cucinare in padella. Le patatine fritte sono facili da preparare e assicurati solo di cuocere le verdure a fuoco vivo. Questo è un ottimo consiglio. La cottura a fuoco alto aiuta a mantenerne la croccantezza e i colori vivaci. Esattamente. È tutta una questione di quel metodo di cottura rapido che mantiene intatti i nutrienti. Adoro la versatilità delle patatine fritte. Puoi usare quasi tutte le verdure che hai a portata di mano. Sì, e sono perfetti per sperimentare salse e sapori diversi. Sono d'accordo. È un modo rapido e salutare per gustare una varietà di ingredienti in un piatto. Di sicuro. Organizziamo presto una serata di fritture e proviamo nuove combinazioni. Ci sto. Sarà divertente creare qualcosa di delizioso insieme. Assolutamente. Non vedo l'ora di vedere quali gustose creazioni riusciremo a creare. Lezione 2. Fare la spesa. Ehi, hai già fatto la spesa? Sì, sono appena tornato dal supermercato ed è stata una vera avventura. Sembra interessante. Cosa hai raccolto alla fine? Ho preso un sacco di frutta e verdura fresca, oltre a qualche snack per la settimana. Bello. I prodotti freschi sono sempre la scelta migliore e rendono i pasti molto più sani. Esattamente. Mi sento sempre più energico quando mangio ingredienti freschi. Hai incontrato difficoltà durante lo shopping? Un po'. Il negozio era affollato, ma sono riuscito a trovare tutto ciò di cui avevo bisogno. Posso immaginarlo. È sempre un po' caotico nei fine settimana. Lezione 3. Problemi di volo. Mi dispiace davvero sapere dei problemi con il tuo bagaglio durante il volo. Grazie. È stato frustrante, ma me la cavo. Puoi darmi qualche consiglio per la prossima volta? Assolutamente. Tieni sempre un cambio di vestiti ed elementi essenziali nel bagaglio a mano. È un'ottima idea. Lo farò sicuramente per evitare inconvenienti. Inoltre, assicurati di etichettare chiaramente il bagaglio per identificarlo facilmente. Non ci avevo pensato. Aggiungerò un tag distintivo la prossima volta. Aiuta davvero, soprattutto negli aeroporti affollati dove i bagagli possono confondersi. Me lo ricorderò. Grazie per il consiglio, rende il viaggio meno stressante. In qualsiasi momento. Spero che il tuo prossimo volo vada bene senza problemi con i bagagli. Lezione 4. Protezione delle specie in via di estinzione. Esistono diverse organizzazioni che lavorano per proteggere le specie in via di estinzione, che è fondamentale per la biodiversità. Sicuramente. I loro sforzi svolgono un ruolo essenziale nel mantenimento dell'equilibrio ecologico. Sono d'accordo. È stimolante vedere quanto le persone si dedichino alla conservazione della fauna selvatica e dei loro habitat. Sì, e piantare più alberi è un modo semplice ma efficace per sostenere queste iniziative. Esattamente. Gli alberi forniscono riparo e cibo a molte specie, aiutandole a prosperare. È incredibile quanto tutto sia interconnesso in natura, vero? Assolutamente. Ogni azione conta e, sostenendo queste organizzazioni, possiamo fare la differenza. Sono felice di far parte di una comunità che ha a cuore l'ambiente. Insieme, possiamo sensibilizzare e contribuire a queste importanti cause. Lezione 5. Vita invernale. L'inverno nel paese può essere piuttosto impegnativo, soprattutto nel 1862, quando le risorse erano limitate. Sembra difficile. Com'era la vita in campagna allora?
Bene, molte persone facevano affidamento sull'agricoltura e sulla caccia, ma gli inverni rigidi rendevano difficile la sopravvivenza. Posso immaginarlo. Il freddo deve aver reso i viaggi e la raccolta di risorse piuttosto difficili. Esattamente. Le famiglie dovevano essere intraprendenti per superare i mesi invernali. Ammiro la loro resilienza e capacità di adattamento a condizioni così difficili. Sì, evidenzia davvero la forza di quelle comunità in passato. È affascinante scoprire come sono riusciti a prosperare nonostante le difficoltà. Sono d'accordo. Le loro storie sono una testimonianza della perseveranza e dell'ingegno umano. Lezione 6. Suggerimenti per la produttività. Ho alcuni consigli per rimanere produttivi, come fare brevi sonnellini e uscire all'aria aperta. Sembra utile. Mi sento spesso pigra durante il giorno, quindi un sonnellino veloce potrebbe fare al caso mio. Sì, anche un pisolino di 20 minuti può ricaricare le energie e migliorare la concentrazione. Ci proverò sicuramente. Ho notato che uscire può anche migliorare il mio umore. Assolutamente. Un po' di aria fresca e luce solare possono fare miracoli per la lucidità mentale. Ha senso. La natura ha un modo per rivitalizzare il nostro spirito e la nostra creatività. Esattamente. Incorporare piccole pause nella routine può migliorare la produttività complessiva. Adoro quell'idea. Si tratta solo di trovare l'equilibrio e prendersi cura di noi stessi. Di sicuro. Impegniamoci a provare questi suggerimenti e a vedere come funzionano per noi. Lezione 7. Viaggi di frontiera. La vita in inverno può essere molto diversa e i viaggi sono spesso inesistenti in condizioni difficili. Sembra una sfida. Come facevano le persone a spostarsi durante un clima così freddo? Beh, viaggiare era difficile e molti restavano vicini a casa a causa della neve e del ghiaccio. Capisco perché. La frontiera era dura, soprattutto con risorse limitate durante l'inverno. Esattamente. Le persone dovevano fare molto affidamento sulle loro comunità e su ciò che avevano a portata di mano. Sottolinea davvero l'importanza di essere autosufficienti in quei tempi. Sì, e dovevano essere molto strategici riguardo alle loro risorse e alla pianificazione. Ammiro la loro capacità di sopportare tali difficoltà e di sostenersi a vicenda. È davvero stimolante. Le loro storie ci insegnano molto sulla resilienza e sullo spirito di comunità. Lezione 8. Funzioni di gestione. La funzione di gestione supporta la pianificazione per soddisfare le esigenze personali dell'azienda. Interessante. È essenziale per garantire che i dipendenti si sentano apprezzati e motivati. Assolutamente. Quando la gestione si concentra sulle esigenze personali, aumenta il morale e la produttività complessivi. Sono completamente d'accordo. I dipendenti soddisfatti tendono a ottenere risultati migliori e a contribuire positivamente al posto di lavoro. Esattamente. È fondamentale che le organizzazioni investano nello sviluppo e nel benessere dei propri dipendenti. Adoro questo approccio. Crea un ambiente favorevole che favorisce la crescita e la collaborazione. Sì, e aiuta a costruire un team forte in grado di affrontare le sfide in modo efficace. Sono entusiasta di vedere come questi principi possano essere applicati in scenari reali. Esploriamo di più sulle strategie di gestione efficaci che promuovono la soddisfazione dei dipendenti. Lezione 9. Grocery Run. Ehi, devo fare la spesa, vuoi venire con me? Certo, mi piacerebbe unirmi a te. È sempre più divertente fare acquisti con qualcuno.
Ottimo! Inoltre, mi servirebbe una seconda opinione su alcuni articoli che sto pensando di acquistare. Assolutamente. Sono lieto di aiutarti a scegliere le opzioni migliori. Perfetto! Facciamo un elenco per assicurarci di non dimenticare nulla di importante. È un'idea intelligente. Renderà il nostro viaggio di shopping più efficiente. Sì, e possiamo anche esplorare alcune nuove ricette già che ci siamo. Lo adoro. Provare nuove ricette rende la spesa molto più eccitante. Cominciamo con la nostra lista e partiamo. Lezione 10. Problemi di connessione. Fammi controllare la connessione e provare a riavviarla, e a volte questo aiuta. Sembra un buon piano. Spero che possiamo risolverlo rapidamente. Sì, non vorrei perdere le nostre chiamate o riunioni importanti a causa di problemi tecnici. Esattamente. Una connessione stabile è essenziale per rimanere produttivi e connessi. Vediamo se il riavvio risolve il problema, e spesso fa miracoli. Sono d'accordo. La tecnologia può essere complicata, ma di solito basta un ripristino rapido. Incrociamo le dita. Se non funziona, potremmo dover controllare le impostazioni. Sicuramente. Sono qui per aiutarti a risolvere eventuali ulteriori problemi, se necessario. Grazie. Lavoriamo insieme per rimettere tutto a posto. Lezione 11. Orticoltura ed eroi. C'è una scuola di orticoltura con ampi giardini, che è affascinante da vedere. Sembra meraviglioso. Adoro come le piante possano portare bellezza e vita in qualsiasi spazio. Assolutamente. È un ottimo modo per insegnare agli studenti la sostenibilità e la natura. Sono d'accordo. Queenston Heights è un parco che commemora uno degli eroi del Canada, il che aggiunge un significato storico. Sì, è incredibile come natura e storia possano unirsi in modi così significativi. Lo adoro. È importante che le persone siano in contatto sia con l'ambiente che con la loro storia. Esattamente. Parchi come questo possono istruire i visitatori sugli eventi importanti fornendo al contempo uno splendido spazio per divertirsi. Sono entusiasta di saperne di più sugli eroi commemorati e sui loro contributi. Pianifichiamo una visita per esplorare i giardini e immergerci nella storia. Lezione 12. Docce e spogliatoi. Sì, ci sono docce e spogliatoi a disposizione degli ospiti, il che è davvero comodo. È bello sentirlo. Avere queste strutture rende molto più facile rinfrescarsi dopo un allenamento. Assolutamente. È bello avere questa opzione, soprattutto se sei in viaggio. Sono completamente d'accordo. Apprezzo sempre un posto dove posso cambiarmi e sentirmi a mio agio. Inoltre, incoraggia più persone a usare la palestra quando sanno di poter pulire dopo. Esattamente. Crea un'atmosfera accogliente per tutti, indipendentemente dal loro livello di forma fisica. Penso che sia essenziale per qualsiasi centro fitness fornire questi servizi per migliorare l'esperienza. Sicuramente. Non vedo l'ora di usare quelle docce dopo le nostre sedute. Anch'io. Sfruttiamo al massimo la palestra e godiamoci queste strutture. Lezione 13. Preoccupazioni relative alla produttività. Non sono ancora sicuro del modo migliore per affrontare i miei compiti e sono preoccupato di mantenere la produttività. Questa è una preoccupazione valida. È così importante trovare un equilibrio che ti mantenga concentrato senza sentirti sopraffatto. Esattamente. Voglio assicurarmi di rimanere efficiente e di non perdere la motivazione lungo il percorso. Ti capisco benissimo.
Forse fissare obiettivi piccoli e raggiungibili potrebbe aiutarti a rimanere sulla buona strada. Questo è un ottimo suggerimento. Suddividere le attività in parti gestibili le rende meno scoraggianti. Sì, e ti permette di celebrare i tuoi progressi, il che può essere davvero motivante. Adoro quell'idea. Tenere traccia dei miei risultati potrebbe aiutarmi a rimanere positiva e concentrata. Assolutamente. Si tratta solo di trovare ciò che funziona meglio per te e adattarlo secondo necessità. Grazie per il tuo supporto. Sono entusiasta di implementare queste strategie in futuro. Lezione 14. Aiuto alla prenotazione. Funziona. Puoi prenotarlo per me, per favore? Certo. Completerò subito la prenotazione e mi assicurerò che tutto sia in ordine. Grazie. Apprezzo molto il tuo aiuto in questo senso e rende la pianificazione molto più semplice. Non è affatto un problema. Sarò lieto di aiutarvi a organizzare il vostro viaggio. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura e avere tutto prenotato mi toglie la testa. Sono felice di sentirlo. Ti invierò tutti i dettagli di conferma una volta completata. Perfetto. Terrò d'occhio la mia email per questi aggiornamenti. Sì, e se c'è qualcosa di specifico che vuoi che includa, fammelo sapere. Lo farò. Grazie ancora per esserti occupato di questo, e significa molto per me. Lezione 15. Un tocco personale in cucina. Adoro l'idea e renderà il libro di cucina più personale e speciale. Esattamente. Includere le nostre ricette preferite creerà una collezione unica che riflette i nostri gusti. Sì, e condividere storie sul perché ogni piatto è significativo lo renderà ancora più significativo. Sono completamente d'accordo. Aggiunge un tocco personale che fa sembrare il libro di cucina un tesoro di famiglia. Di sicuro. Posso già immaginare i ricordi che creeremo cucinando insieme queste ricette. Questo è ciò che mi entusiasma. È un modo meraviglioso per festeggiare il nostro tempo insieme in cucina. Assolutamente. Cominciamo a raccogliere le nostre ricette preferite e vediamo cosa possiamo compilare. Sono pronto. Sarà un progetto divertente di cui potremo godere per gli anni a venire. Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire, questa sarà una preziosa aggiunta al nostro viaggio culinario. Lezione 16. Processo decisionale consapevole. Giusto, è importante essere consapevoli delle potenziali conseguenze delle nostre azioni. Assolutamente. Considerare i risultati può aiutarci a prendere decisioni più sagge a lungo termine. Esattamente. È facile agire impulsivamente senza pensare a come potrebbe influire sugli altri. Sì, dedicare un momento alla riflessione può prevenire incomprensioni e conflitti. Sono completamente d'accordo. Si tratta di creare un approccio più ponderato alle nostre interazioni. Adoro il modo in cui essere consapevoli può portare a relazioni e comunicazioni migliori. Di sicuro. Se consideriamo l'impatto delle nostre scelte, promuoviamo un ambiente più positivo. Sono ispirata a praticare questa consapevolezza nella mia vita quotidiana. È un'abilità così preziosa. Riteniamoci responsabili l'un l'altro per essere più consapevoli nelle nostre decisioni future. Lezione 17. Medical Missionary. Livingstone intendeva diventare un medico missionario, e ciò significa che sarebbe stato un medico oltre che un predicatore e un insegnante. È un percorso ammirevole. Combinare la medicina con l'istruzione e la fede può creare un impatto potente. Esattamente. Dimostra un impegno a servire sia il corpo che lo spirito delle persone bisognose. Adoro quell'idea.
Enfatizza l'assistenza olistica, indirizzata al benessere fisico ed emotivo. Di sicuro. Tali ruoli possono ispirare le comunità e promuovere la consapevolezza della salute. È meraviglioso pensare a come una persona possa influenzare così tante vite in modo positivo. Sì, e sottolinea l'importanza della compassione sia nella medicina che nell'istruzione. Sono d'accordo. Ricordiamo il valore di servire gli altri anche nella nostra vita. Assolutamente. È un ottimo promemoria per contribuire positivamente alle nostre comunità. Lezione 18. Atleti antichi. Secoli fa, anche gli atleti degli antichi giochi olimpici in Grecia usavano vari stimolanti. È affascinante. È interessante pensare a come lo sport sia evoluto nel tempo. Esattamente. L'uso di stimolanti evidenzia fino a che punto siamo arrivati a comprendere la salute e l'equità nello sport. Sono d'accordo. Oggi ci sono norme rigide per garantire il fair play e la sicurezza degli atleti. Sì, ed è importante mantenere l'integrità della concorrenza per le generazioni future. Amo il fatto che gli sport moderni promuovano non solo l'abilità fisica ma anche gli standard etici. Di sicuro. Si tratta di celebrare lo spirito della competizione rispettando gli atleti. Assolutamente. Sono lieto di vedere questi progressi, incoraggiano un approccio più sano allo sport. Continuiamo a sostenere le pratiche che promuovono l'equità e il benessere nell'atletica leggera. Lezione 19. Stormy Stories. Le storie erano molto spaventose e fuori dalla mia finestra si stava preparando una tempesta. Oh no. Sembra intenso, le tempeste possono essere piuttosto spaventose, specialmente di notte. Esattamente. Il vento iniziò a ululare e la pioggia cadeva a dirotto. Posso immaginarlo. Crea un'atmosfera così inquietante, rendendo tutto più drammatico. Sì, sicuramente aumenta la suspense di qualsiasi storia che stai leggendo o guardando. Sono d'accordo. Il suono della tempesta può davvero migliorare l'atmosfera e creare la scena. È incredibile come la natura possa creare emozioni così potenti attraverso i suoi elementi. Di sicuro. Adoro come una bella storia possa trasportarti in quel momento, facendolo sentire reale. Assolutamente. Condividiamo altre di quelle storie elettrizzanti la prossima volta che usciamo. Lezione 20. Giardini estivi. Adoro vedere petunie e calendule in estate e aggiungono colori così vivaci ai giardini. Assolutamente. Illuminano qualsiasi spazio esterno e portano tanta gioia. Sì, e alcune persone piantano girasoli, che sono anche meravigliosi e allegri. Sono d'accordo. I girasoli hanno quella capacità unica di girare e seguire il sole, il che è affascinante. Esattamente. Le loro grandi teste e i petali di colore giallo brillante creano una bella vista in ogni giardino. Inoltre, sono ottimi per attirare impollinatori come api e farfalle. Questo è vero. È meraviglioso come i fiori possano sostenere l'ecosistema pur essendo belli. Adoro il modo in cui il giardinaggio possa essere sia un hobby rilassante che un modo per avere un impatto positivo sulla natura. Di sicuro. Pianifichiamo di piantare dei fiori insieme quest'estate e sarà divertente. Lezione 21. I pericoli della guida in stato di ebbrezza. È davvero allarmante quanto possa essere pericolosa la guida in stato di ebbrezza e ogni anno migliaia di vite vengono perse a causa di ciò. Lo so, e il fatto che molte persone perdano il controllo delle proprie auto a causa di problemi di giudizio è straziante.
Esattamente, è un problema evitabile, eppure continua a mietere vittime innocenti e devastare famiglie. E le conseguenze vanno oltre le sole persone coinvolte, intere comunità sentono l'impatto di queste tragedie. Sì, ecco perché aumentare la consapevolezza sui pericoli della guida in stato di ebbrezza è così importante. Assolutamente sì, promuovere comportamenti e alternative responsabili può salvare innumerevoli vite. Si tratta di creare una cultura della sicurezza e della responsabilità sulle strade. In definitiva, abbiamo tutti un ruolo da svolgere nel garantire che tutti tornino a casa sani e salvi ogni giorno. Sì, insieme possiamo fare la differenza e impedire che accadano tragedie così insensate. Lezione 22. Cambiamenti positivi nella vita. Hai notato cambiamenti positivi nella tua vita ultimamente? Sì, in realtà. Ora dormo molto meglio e mi sento più energico durante il giorno. È bello sentirlo. Un sonno di qualità può avere un impatto così profondo sul nostro benessere generale. Lo fa davvero. Mi sono anche concentrato sulla mia salute mentale, che mi ha aiutato moltissimo. Assolutamente sì, prendersi cura della propria mente è tanto importante quanto prendersi cura del proprio corpo. Sì, e ho notato che anche piccoli cambiamenti nella mia routine possono portare a grandi miglioramenti del mio umore. È una realizzazione fantastica e spesso sono le piccole cose a fare la differenza più grande. Esattamente. Sono entusiasta di continuare questo viaggio di miglioramento personale e vedere dove mi porterà. In definitiva, abbracciare cambiamenti positivi può portare a una vita più appagante e felice. Lezione 23. I segreti del passato. È interessante pensare a come solo poche persone fidate sapessero che i franchi vivevano in quelle piccole stanze. Sì, trasferirsi in clandestinità il 6 luglio 1942 fu una decisione che avrebbe cambiato le loro vite per sempre. Hanno affrontato sfide inimmaginabili, eppure sono riusciti a mantenere la speranza e l'umanità in tempi così bui. Esatto, e la loro storia sottolinea la forza dei legami familiari e l'importanza della resilienza. È straordinario come abbiano creato un senso di normalità nonostante la costante paura che li circonda. In effetti, il loro coraggio e la loro determinazione a rimanere insieme in tali circostanze sono davvero stimolanti. E serve a ricordare l'importanza della fiducia e del sostegno nelle situazioni più difficili. Assolutamente sì, la loro eredità continua a insegnarci il potere della speranza e dello spirito umano. Alla fine, sono quelle storie che ci ricordano la nostra umanità condivisa e il bisogno di compassione. Lezione 24. Sicurezza dei trasporti pubblici. Questa è una buona osservazione sulla sicurezza dell'uso dei mezzi pubblici di notte e è un argomento che preoccupa molte persone. Sì, sento spesso opinioni diverse ed è essenziale considerare l'ambiente e l'area specifica. Esatto, alcune città sono abbastanza sicure, mentre altre possono avere rischi maggiori, soprattutto quando è buio. È sempre consigliabile stare allerta ed essere consapevoli di ciò che ci circonda, indipendentemente dalla posizione. Assolutamente sì, e viaggiare con un amico può spesso aumentare la sicurezza se si esce a tarda notte. Sì, e conoscere in anticipo i percorsi e gli orari può aiutare a ridurre al minimo i potenziali rischi. Inoltre, l'utilizzo di opzioni di trasporto affidabili, come i rideshare ben recensiti, può offrire tranquillità. In effetti, essere informati e prudenti può fare una differenza significativa nel garantire un viaggio sicuro verso casa.
In definitiva, si tratta di trovare un equilibrio tra comodità e sicurezza personale quando si utilizzano i mezzi pubblici. Lezione 25. Sognando i Caraibi. Quando si parla di spiaggia dei Caraibi, vengono subito in mente immagini di paradiso e relax. Ne ho sentito parlare benissimo. Le acque cristalline e la soffice sabbia bianca sembrano assolutamente paradisiache. Sì, e la vivace cultura e il cibo delizioso non fanno che aumentare il fascino di quelle bellissime isole. Posso solo immaginare quanto sia rinfrescante prendere il sole e gustare la cucina locale sulla spiaggia. Esatto, e dedicarsi ad attività come lo snorkeling o le immersioni renderebbe l'esperienza ancora più memorabile. Assolutamente sì. Esplorare il mondo sottomarino e la sua colorata vita marina è qualcosa che ho sempre voluto fare. Inoltre, la calda ospitalità della gente del posto rende la visita ancora più speciale e accogliente. Sì, penso che sia la fuga perfetta dal trambusto della vita quotidiana. Alla fine, una vacanza ai Caraibi sembra un sogno diventato realtà per chiunque cerchi avventura e relax. Lezione 26. Orari intensi. Considerando quanto possa essere impegnativa la nostra vita, capisco perfettamente il fascino di trovare modi per eliminare i viaggi. Esattamente. Con così tanti impegni, può essere estenuante essere costantemente in movimento. Sì, che si tratti di impegni lavorativi o familiari, avere un'agenda fitta spesso lascia poco spazio ai tempi di inattività. E con la tecnologia, è incredibile come possiamo connetterci e collaborare senza dover percorrere lunghe distanze. Assolutamente sì, le riunioni virtuali e i workshop online possono essere altrettanto efficaci, se non di più, delle riunioni di persona. Inoltre, consente di risparmiare tempo e denaro, consentendoci di concentrarci su ciò che conta davvero nella nostra vita frenetica. Sì, e apre opportunità a persone che potrebbero non essere state in grado di viaggiare per vari motivi. Alla fine, abbracciare queste comodità moderne può aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi mantenendo l'equilibrio nella nostra vita. Esattamente, si tratta di sfruttare al massimo il nostro tempo e le nostre risorse nel mondo frenetico di oggi. Lezione 27. Espansione e crescita. È affascinante pensare alla rapidità con cui il paese si stava espandendo a ovest verso l'Oceano Pacifico in quei giorni. Sì, quell'espansione ha portato un'ondata di opportunità, ma ha anche presentato numerose sfide. Esattamente, quando le persone cercavano nuove terre e risorse, spesso si trovavano ad affrontare conflitti e condizioni difficili. È un capitolo complesso della storia, segnato dall'ambizione e dalla ricerca di nuovi inizi. Sì, i pionieri che si avventurarono verso ovest dimostrarono un notevole coraggio di fronte all'incertezza. Assolutamente sì, la loro determinazione a forgiare nuove strade ha plasmato il panorama della nazione. Inoltre, ha portato allo sviluppo di comunità vivaci che avrebbero prosperato negli anni a venire. Certo, ma è essenziale ricordare l'impatto che ciò ha avuto anche sulle popolazioni indigene. Alla fine, la storia dell'espansione verso ovest è allo stesso tempo un progresso e una riflessione sulla nostra storia condivisa. Lezione 28. Il ruolo della fiducia. Sono completamente d'accordo sul fatto che senza fiducia diventa incredibilmente difficile raggiungere gli obiettivi insieme. Sì, la fiducia è alla base di ogni collaborazione di successo, personale o professionale. Esattamente, quando i membri del team si sentono sicuri nelle reciproche intenzioni, la collaborazione prospera. E favorisce una comunicazione aperta,
essenziale per affrontare le sfide e trovare soluzioni. Assolutamente sì, creare fiducia richiede tempo e impegno, ma le ricompense sono inestimabili a lungo termine. Sì, e significa essere affidabili e coerenti nelle nostre azioni per guadagnarci quella fiducia dagli altri. In definitiva, la fiducia crea un ambiente favorevole in cui tutti si sentono apprezzati e autorizzati a contribuire. Alla fine, si tratta di coltivare relazioni in grado di resistere alle sfide e celebrare insieme i successi. Esattamente, e quel senso di unità è ciò che ci spinge verso il raggiungimento dei nostri obiettivi comuni. Lezione 29. Rimanere in forma. Sì, vado in palestra 2 volte a settimana e trovo che mi aiuti davvero a rimanere attivo ed energico. Questo è un bene per te. Cosa fai spesso quando sei lì per sfruttare al massimo il tuo tempo? Di solito inizio con alcuni esercizi cardio per aumentare la frequenza cardiaca, seguiti da un allenamento di forza per aumentare la massa muscolare. Sembra una routine solida. Mescolare cardio con allenamento della forza può davvero migliorare la forma fisica generale. Esatto, e cerco anche di includere alcuni esercizi di flessibilità alla fine, come stretching o yoga, per migliorare la mia mobilità. Questo è un ottimo approccio. La flessibilità è spesso trascurata ma è così importante per prevenire gli infortuni. Sicuramente. Inoltre, andare in palestra mi dà la possibilità di rilassarmi e schiarirmi le idee dopo una giornata intensa. Posso vedere come sarebbe utile. L'attività fisica spesso aiuta ad alleviare lo stress e a migliorare la lucidità mentale. Alla fine, mantenere un programma costante in palestra è diventato una parte cruciale del mio stile di vita e mi piace. Lezione 30. Ricchezza culturale. Di recente ho partecipato a un festival che presentava musica e danza tradizionali, che è stato piuttosto affascinante da vivere in prima persona. Sembra incredibile. C'è qualcosa di veramente speciale nell'immergersi in una cultura diversa come quella. Assolutamente. L'energia e la passione degli artisti erano contagiose, rendendola un'esperienza indimenticabile. Posso solo immaginare quanto doveva essere vibrante l'atmosfera con tutti i colori e i suoni che lo circondavano. Sì, e conoscere la storia dietro le danze ha aggiunto un altro livello di apprezzamento per questa forma d'arte. Questo è ciò che amo degli eventi culturali. Non solo ci intrattengono ma ci educano anche sulle diverse tradizioni. Esattamente. È un modo meraviglioso per entrare in contatto con gli altri e celebrare i nostri diversi background. Alla fine, tali esperienze ci ricordano la ricchezza dell'espressione e della creatività umana. Sì, e ci incoraggiano ad abbracciare e rispettare le culture che rendono il nostro mondo così unico. Lezione 31. Preparazione alle emergenze. Ti sei mai trovato in una situazione di emergenza? È sempre bene sapere cosa fare in caso di tali eventi. Sì, una volta ho avuto una piccola emergenza e mi ha insegnato l'importanza di essere preparati a tutto. Assolutamente. Avere un piano in atto può fare una grande differenza quando le cose vanno male. Sono d'accordo, e conoscere le basi del pronto soccorso può aiutarci a rispondere efficacemente in situazioni critiche. Esattamente. È confortante sapere che possiamo potenzialmente salvare vite umane essendo informati e proattivi. Inoltre, mantenere la calma durante un'emergenza può davvero aiutare a prendere decisioni migliori. Sì, il panico può offuscare il nostro giudizio, quindi avere risposte pratiche è essenziale. Alla fine, essere preparati non significa solo gestire le emergenze, significa sentirsi forti e sicuri di sé. Assolutamente.
È un'abilità che tutti dovrebbero dedicare del tempo a sviluppare per la propria sicurezza e quella degli altri. Lezione 32. Approfondimenti sulle tariffe dei taxi. Mi dispiace, ma non ho queste informazioni sulla tariffa esatta e tuttavia so che di solito viene calcolata con tassametro. Questo ha senso. Le tariffe con tassametro sono comuni in molte città per garantire prezzi equi per le corse. Sì, ed è sempre una buona idea confermare con l'autista prima di iniziare il viaggio per evitare sorprese. Assolutamente. La trasparenza è fondamentale quando si tratta delle spese di trasporto. Inoltre, conoscere in anticipo la tariffa stimata può aiutarti a pianificare i costi di viaggio in modo più efficace. Sì, ed è consigliabile verificare eventuali costi aggiuntivi che potrebbero essere applicati, soprattutto nelle ore di punta. Esattamente. Essere informati ci consente di fare scelte più intelligenti durante il viaggio. Alla fine, capire come funzionano le tariffe dei taxi può migliorare la nostra esperienza di viaggio complessiva. Assolutamente. Si tratta di essere preparati e prendere decisioni informate mentre si è in viaggio.